Ehi ragazzi, benvenuti nel video di questa settimana sul canale di Triber. Quello di questa settimana sarà un altro video quasi fondamentale per chi è un principiante in piattaforma o si è appena iscritto, ma sarà un video sicuramente molto utile anche per chi è già iscritto sulla piattaforma da ormai un po' di tempo. Nello specifico, il video di oggi è come aumentare la probabilità di essere selezionati per campagne pagate. Sulla dashboard, infatti, di solito sono presenti due tipi di campagne. Le campagne cosiddette challenge, che sono effettivamente delle challenge vere e proprie, quindi per chi non mastica inglese delle sfide, e che quindi vengono retribuite solamente in punti esperienza tipicamente. E poi ci sono campagne pagate dove si va a testare prodotti di un'azienda. Le campagne challenge sono lì principalmente per due motivi. Il primo è quello di appunto far imparare a chi si è appena iscritto in piattaforma come funziona e come può essere tipicamente una campagna pagata, così da essere pronti per quando si presenta un'opportunità. Il secondo motivo è che per tester con più esperienza fare campagne challenge permette di guadagnare punti esperienza e quindi rimanere in cima alla classifica dei punti esperienza. Quindi in generale le campagne challenge sono un ottimo metodo per capire come funziona bene la piattaforma e simulare un test vero e proprio, e allo stesso tempo sono anche un ottimo modo per rimanere in cima alla classifica e continuare a guadagnare punti esperienza. Ora, conclusa questa piccola premessa sulle campagne challenge, vediamo come si può aumentare la probabilità di essere selezionati per campagne pagate. Di solito la selezione di campagne pagate è in due step. La prima è ovviamente ricevere la possibilità di candidarsi alla campagna pagata, e poi la seconda è l'effettiva selezione. Ora, chiaramente più si hanno punti esperienza, di solito maggiore è la probabilità di venire presi in una campagna pagata. Ma il tutto non si ferma qui, infatti ci sono delle azioni che possiamo fare per aumentare le nostre probabilità. Super importante in questo senso è la sezione corsi. Nello specifico, nello scorso video avevamo visto che nella sezione corsi si poteva completare il corso base una volta che si era iscritti in piattaforma. A proposito, se non hai visto lo scorso video ti consiglio di andare a vederlo con questo link qua e poi tornare a vedere questo. Ma il corso base, come avevamo visto, non era l'unico dei corsi che erano presenti nella sezione. Infatti c'era anche il corso per le campagne esperienziali e il corso per le campagne di bug finding. Ecco, se vogliamo, agli occhi dell'algoritmo che ci selezionerà per le campagne pagate, questi due corsi equivalgono a due carriere differenti in un certo senso. Una carriera dove andiamo a specializzarci nelle campagne esperienziali UX e una carriera dove andiamo a cercare più bug possibili, quindi il bug finding. È importante notare che non sono mutualmente esclusive, si può fare entrambi, e anzi probabilmente fare entrambi aumenta in generale la possibilità di essere selezionati a campagne pagate, perché a tutti gli effetti sapremo fare sia una cosa che l'altra. Quindi questi corsi ci danno un pochino le conoscenze di base teoriche, però a quel punto dobbiamo effettivamente metterle in pratica, in un certo senso provare a vedere se siamo in grado di fare le cose che abbiamo appena appreso nel corso, e questo significa effettivamente aderire alle campagne challenge. Quindi nel caso della carriera esperienziale, se vogliamo, questo significa aderire a una campagna challenge UX, mentre nel caso del bug finding questo significa aderire a una challenge functional, e quindi anche in questo caso svolgere le azioni presenti nel manuale, testare il sito che abbiamo sotto mano e cercare di trovare almeno due bug. Due bug è in generale un ottimo numero per farsi vedere, se vogliamo, agli occhi dell'algoritmo che ci selezionerà per le campagne pagate poi. Questo sia perché comunque è il massimo numero di bug che possiamo andare a riportare in una campagna challenge, ma anche ci permette di far vedere che ci stiamo impegnando in un certo senso. Quindi, se vogliamo ricapitolare, la cosa migliore che possiamo fare per aumentare le nostre possibilità di essere presi in campagne pagate è quella di completare i corsi base esperienziali e functional, e completare una o entrambe tra le functional challenge e le UX challenge, e nel caso delle functional challenge trovare almeno due bug. Una volta completate queste azioni, agli occhi dell'algoritmo di selezione saremo proprio dei tester pronti. Avremo dimostrato che abbiamo imparato quello che era presente nei corsi e l'abbiamo messo in pratica. Non importa se abbiamo fatto errori, perché quegli errori anzi ci permettono di diventare tester migliori, e quindi facciamo vedere che ci possiamo mettere in gioco e quando sbagliamo impariamo, che è proprio lo scopo di quelle campagne challenge. Ora ragazzi, ci sono altri trucchi di cui vi parleremo in altri video, sicuramente relativi a punti esperienza, al trovare dei bug e a come ottimizzare la nostra attività di tester in piattaforma. Però il consiglio principale di questo video ormai ve l'ho dato, quindi direi che il video lo possiamo concludere qua, anche per non tenerlo troppo lungo. Quindi detto questo, mi raccomando, iscrivetevi e ci vediamo la prossima settimana in un nuovo video.